Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo il viaggio alla scoperta degli zodiaci egiziani e dopo aver affrontato i problemi e le difficoltà che possono sorgere approcciandosi ad essi e che hanno causato non pochi problemi agli storici e agli astronomi che hanno tentato di datarli, in questa occasione cercheremo di capirne il significato. A cosa possono far riferimento le date criptate in essi? Sono legate all'anno di costruzione dell'edificio nel momento in cui sono presenti come bassorilievi sui loro soffitti o dipinti sulle loro pareti? Sono invece collegati direttamente al defunto o al personaggio a cui è attribuita la tomba o il tempio? Oppure riportano una data legata a qualche evento storico in particolare? Ecco, in realtà la risposta a queste domande la si può trovare facendo qualche connessione e considerazione logica che arriva da un'attenta osservazione degli zodiaci e dove sono situati. Come detto nello scorso video, gli zodiaci egiziani sono conosciuti ormai da tempo e nonostante non siano stati affrontati in modo adeguato per evitare di alzare domande troppo scomode, in molti ne hanno scritto e cercato di capirne la funzione, lo scopo ed il messaggio contenuto. È opinione diffusa nella comunità degli storici e degli archeologi ritenere che i monumenti sopravvissuti, o meglio una buona parte di loro, con le loro molteplici iscrizioni, fossero stati creati a scopo religioso. Ci viene detto ad esempio che dei papiri pervenuti, forse 9/10 sono di contenuto religioso e quindi formano un materiale unilaterale utilizzato in passato per rituali funerari. Di conseguenza, se queste strutture e quasi tutto ciò che riguarda l'Egitto sembra essere di natura religiosa e funeraria, è possibile che gli zodiaci abbiano anch'essi questo significato? La caratteristica predominante che traspare dell'antico Egitto, per come ci è stato fatto conoscere, è che sembra che questo luogo e questa civiltà fossero legati in modo profondo a tutto ciò che riguarda la sepoltura e la morte in sé. Sembra che l'unico scopo di questi egiziani fosse quello di erigere tombe e templi dove deporre i loro faraoni defunti nei vari sarcofagi e basta. È davvero così? Gli egiziani si occupavano soltanto di questo? In parte sì ed in parte no. Nel percorso volto alla riscoperta della storia in chiave nuova cronologia, andando ad affrontare i primi scritti risalenti al X secolo d.C., che raccontano nelle loro informazioni scarne degli eventi accaduti in quel secolo e che compongono le prime pagine della famosa cronaca zero più breve, che costituiva la tradizione storica originaria da cui è stato tratto il manuale di storia scaligeriano che farà fondamento alla versione storica attualmente accettata, che è molto più lunga, abbiamo parlato di come, nella valle del Nilo e più precisamente presso l'odierna Alessandria in Egitto, al Cairo, intorno al X secolo d.C., emerse un regno che possiamo chiamare Prima Roma. In quel video, che vi invito a recuperare se non lo avete visto, è emerso che in seguito, intorno all'XI secolo d.C., la capitale di questo nuovo regno venne spostata in quella che oggi conosciamo come Turchia, sulla sponda orientale del Bosforo. La vecchia capitale conosciuta come Prima Roma o Prima Babilonia in Egitto, sulla valle del Nilo dove oggi sorge Alessandria, venne adibita a luogo religioso e di culto dell'allora impero. Lo stesso Morozov avanzò l'idea che l'Egitto africano divenne il cimitero imperiale dove venivano trasportati i componenti della famiglia reale una volta passati a miglior vita. Alla luce di ciò, l'idea che l'antico Egitto avesse una connessione profonda con la religione e la morte in generale prende una forma nettamente diversa e più concreta a mio avviso. Ci sarebbero da fare ulteriori considerazioni sulla questione Egitto, ma che per il momento è opportuno saltare, poiché ad oggi lo scopo del video è un altro, ma vedrete come, man mano che andremo avanti nel percorso, verrà a delinearsi una storia diversa per l'Egitto e scopriremo dettagli molto interessanti. Una storia che vede due Egitto differenti, per essere precisi, uno africano e uno situato altrove, ma per ora focalizziamoci su quello africano. Questo percorso però deve iniziare con gli zodiaci e dopo questo ulteriore appunto ci focalizzeremo sull'analisi di questi zodiaci, andando a mostrare poi i risultati emersi e solo dopo aver fatto ciò affronteremo in modo inedito la nuova cronologia dell'Egitto.
Tornando ora alla funzione degli zodiaci, se le considerazioni sopra esposte sono vere, viene da sé che anche gli stessi zodiaci egiziani abbiano effettivamente un significato funerario. Ma quindi gli zodiaci presenti nei templi non contengono la data della costruzione di quell'edificio? Lo stesso Morozov avanzò inizialmente questa ipotesi, più precisamente nei confronti degli zodiaci del tempio di Dendera. Morozov infatti riteneva che questi zodiaci contenessero un oroscopo che indicasse l'inizio della costruzione dei reparti specifici dell'edificio o il momento della loro apertura al pubblico. Analizzando gli zodiaci e la loro posizione, però, questa cosa non torna. Innanzitutto, questi zodiaci hanno quasi sempre una connessione chiaramente definita con le sepolture. Molti di questi zodiaci sono dipinti sulla superficie interna dei coperchi dei vari sarcofagi o bare. Sembra che questi zodiaci coprano interamente la mummia del defunto, suggerendone una connessione profonda. Alla luce di ciò, in questo caso, la data crittografata in questo genere di zodiaci molto probabilmente ha una relazione diretta con lo specifico defunto. Potrebbe indicare quindi l'anno della sua nascita oppure della morte, o entrambi, anche nel momento in cui sono presenti più oroscopi. A tale proposito, la collezione del British Museum contiene diverse bare egiziane di legno, considerate antiche. Come potete osservare dalle immagini, la parte superiore è ricoperta da un coperchio di legno curvato decorato interamente. Oltre che sul coperchio, queste pitture sono presenti anche ai lati. Inoltre colpisce molto la piallatura perfettamente liscia di queste bare e, come fanno notare Fomenko e Nosovsky, le tavole sono collegate tra loro in una scanalatura utilizzando un metodo di carpenteria completamente moderno. È improbabile che una bara del genere possa essere stata realizzata senza un'ascia, una pialla o uno scalpello di ferro. E ricordate che ci viene detto che gli antichi egizi realizzarono queste bare solo con strumenti di rame. Parlando dell'aspetto di una tipica bara egiziana, gli autori della descrizione della collezione egiziana riferiscono che sulla superficie interna del coperchio di regola era raffigurato un simbolo del cielo sotto forma della dea Nut e dei 12 segni dello zodiaco greco, e quindi è presente a tutti gli effetti uno zodiaco egiziano. Solo uno degli zodiaci menzionati risulta essere dipinto non su una bara, ma su un pezzo di vetro, e questo zodiaco non ha un oroscopo, ma solo 12 simboli di costellazioni. Quindi, quasi tutti gli zodiaci egiziani nella collezione del British Museum sono zodiaci funebri dipinti sulle superfici interne dei coperchi delle bare egiziane considerate antiche. Inoltre, la maggior parte degli zodiaci sono associati a sepolture come lo zodiaco di Bruges, gli zodiaci atribiani presenti sul soffitto della grotta sepolcrale, quelli presenti sui soffitti delle tombe nella valle dei re di Luxor, oppure gli zodiaci dipinti sulle camere sepolcrali di Petosiris e Petubastis. Pare possibilissimo quindi che questi zodiaci facessero parte del rito funebre. Avevano lo scopo di registrare date associate strettamente al defunto e alla sua personalità, date di nascita, di morte o forse legate ad eventi importanti per il defunto. Se ci pensate, questa è un'azione logica e molto intelligente. Gli zodiaci contengono date crittografate che si basano sull'illustrazione della posizione reale dei pianeti nel cielo. Questa datazione rimane inalterata e molto accurata anche a distanza di secoli. È una fortuna che gli egizi mantennero anche in epoche tarde questa usanza, evitando di registrare le date soltanto su carta. Magari sapevano bene che il modo consueto di registrare le date, utilizzato da tutti, che poteva riguardare l'inizio di un regno di un imperatore o secondo qualche epoca, non è eterno e può essere facilmente alterato. Nel tempo potrebbe apparire anche un nuovo punto di partenza per determinare l'inizio di un'era, con la conseguente caduta nel dimenticatoio del metodo precedente. Lo stesso aspetto delle lettere o dei numeri utilizzati per scrivere la data potrebbe cambiare notevolmente, rendendola incomprensibile per i posteri. Per cui, rappresentando gli oroscopi basati sulle posizioni reali dei pianeti, legati ad una specifica data importante per il defunto, ci si assicurava l'eternità della stessa datazione. Questo implica che l'astronomia, a quel tempo, era già sufficientemente sviluppata perché le persone capissero che lo stesso oroscopo si ripete molto raramente nel cielo, e questo ti dà una precisione assoluta nella datazione.
Alla luce di ciò, la datazione astronomica dello zodiaco dipinto sul coperchio di una bara egiziana o sul soffitto di una tomba può effettivamente essere considerata una data approssimativa di sepoltura. Allo stesso tempo, non si può escludere la possibilità che lo zodiaco funebre non abbia registrato la data di morte o di nascita del defunto, ma ad esempio una data associata ad alcuni dei suoi famosi antenati, come il capostipite del clan ad esempio, per la cui epoca è stato progettato lo zodiaco con l'oroscopo disegnato sulla tomba. Per cui, per gli zodiaci delle tombe egiziane, la data crittografata dell'oroscopo può essere equiparata alla data di sepoltura o di nascita del defunto. Se invece lo zodiaco non è raffigurato nella tomba ma sul soffitto del tempio, questo potrebbe avere un significato diverso da quello della data di costruzione dello stesso. Questo perché, in generale, le circostanze legate alla costruzione del tempio, di solito, non occupano un posto dominante nella raffigurazione del muro e ancor più nelle immagini del soffitto di tale tempio. Il posto d'onore nella raffigurazione è riservato ad eventi importanti a cui è dedicato il tempio, e cioè agli eventi che non sono legati per forza all'epoca di costruzione del tempio, ma ad eventi antichi che hanno preceduto tale epoca. Dopotutto, i templi sono solitamente dedicati a eventi antichi, non moderni, e viene dipinto di conseguenza, e questo anche nei casi in cui il tempio viene effettivamente costruito in onore di un evento contemporaneo. Facciamo un esempio con templi più consoni a noi oggigiorno, e cioè le chiese. Gli zodiaci rinvenuti ad esempio nei templi di Dendera ed Esna sono grandi bassorilievi in pietra posti sul soffitto della sala principale di tali templi, nel luogo d'onore più visibile. Se li confrontiamo con le nostre chiese in termini di posizione, gli zodiaci egiziani corrisponderanno all'affresco principale o nel caso delle chiese russe al dipinto sotto la cupola. Ora, nelle nostre chiese, gli affreschi principali sono stati dipinti facendo riferimento alla data della loro costruzione? Ovviamente no, non avrebbe nessuna importanza rilevante. Pertanto, l'ipotesi più probabile è che le date raffigurate sugli zodiaci dei templi egizi si riferiscano alla vita del personaggio a cui il tempio è dedicato e quindi si riferiscono alla data della nascita o della morte o altri eventi importanti a lui legati. Pertanto, la data dello zodiaco del tempio egizio, a differenza dello zodiaco della tomba, non può servire a datare il tempio stesso, ma allo stesso tempo gli dà un limite inferiore, oltre cui non ci si può andare nel tentativo di risalire alla datazione della costruzione del tempio. È chiaro che il tempio non avrebbe potuto essere costruito prima che si verificassero gli eventi a cui quel tempio è dedicato, non avrebbe potuto essere costruito prima della data scritta sul suo zodiaco. Tuttavia potrebbe essere stato costruito dopo tale data o ancora molto più tardi, forse anche per diverse centinaia di anni. Per cui, amici, questa potrebbe essere una spiegazione interessante per comprendere la natura degli zodiaci egiziani, e sapere questo ci aiuta a comprendere, ad esempio, che se un tempio contiene una raffigurazione di un oroscopo, questo molto probabilmente conserva una data da decrittare, e questa data potrebbe riferirsi ad un evento antico, verificatosi e in onore del quale è stato eretto quello specifico tempio. Questa data permetterebbe di avere anche la datazione astronomica dello stesso evento, e questa è un'arma in più che ci viene in aiuto per ristabilire una corretta linea cronologica degli eventi. E se questo evento risulterebbe essere molto più recente rispetto a quanto potrebbe affermare la cronologia scargeriana, cosa accadrebbe? Gli storici sarebbero disposti a rivedere le loro convinzioni? La risposta già ce l'abbiamo. Penso di no. Per cui ritengo sia importante da parte nostra prendere consapevolezza di queste realtà che possono aiutarci nel far riemergere memorie della storia originaria, impressa nel nostro DNA, che è stata sostituita, insabbiata ed alterata, per farci perdere il contatto con il nostro passato. Una storia che ora non riusciamo a comprendere nella sua interezza e di cui oggi abbiamo solo un pavido riflesso. Grazie infinite per aver guardato il video, lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate per farmi sapere cosa ne pensate ed iscrivetevi azionando la campanella se non lo avete ancora fatto per non perdervi i futuri video e rimanere sempre aggiornati. Grazie ancora e a presto!